Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prepariamo una torta soffice, facile e buonissima, senza lattosio, senza burro, soltanto un po' di olio extravergine di oliva. Si tratta della torta rovesciata all'arancia, è davvero pazzesca e fa un profumo indescrivibile. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e a lasciare un like a questo video. Grazie di cuore! Come vedete, gli ingredienti sono semplici e li abbiamo davvero tutti in cucina. Vi lascio la ricetta scritta nel primo commento e anche nel box informazioni. Prendiamo una tortiera da 24 cm, mettiamo un foglio di carta da forno e 50 g di zucchero semolato. Lo zucchero farà fare una bella crosticina alle nostre arance che diventeranno caramellate e super golose. Affettiamo 2 arance molto sottili. Io preferisco lasciare la buccia perché comunque con lo zucchero si andrà a caramellare e diventerà buonissima, darà un profumo indescrivibile alla nostra torta. Però se non vi piace la buccia potete anche toglierla, non è un problema. Partiamo dal centro e mettiamo tutte le fette di arancia leggermente accavallata l'una sull'altra. In questo modo. Per una teglia da 24 cm ho usato 2 arance. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram, Facebook e TikTok. Vi lascio i link di riferimento nel box informazioni. Una volta terminato questo lavoro lo mettiamo da parte e ci dedichiamo alla torta. Quindi grattugiamo la scorza di 2 arance. E dopo ne ricaviamo il succo. Abbiamo bisogno di 120 g di succo d'arancia. Vi consiglio di pesarlo in modo da non metterne troppo all'interno. In una ciotola versiamo 3 uova intere, 180 g di zucchero, la scorzetta d'arancia. Quindi montiamo per un paio di minuti, fino a che il composto si presenterà bello spumoso. Aggiungiamo 80 g di olio extravergine di oliva. Non vi preoccupate perché il sapore o l'odore dell'olio di oliva non si sente assolutamente, però se preferite per vostri motivi usare un olio vegetale di semi potete farlo, non cambia assolutamente nulla. Aggiungiamo adesso un pizzico di sale, il succo dell'arancia e 220 g di farina che andiamo a setacciare e inseriamo in 2 volte. Quindi ne inseriamo metà setacciandola, sbattiamo con il frullatore alla velocità minima per pochissimi secondi. Dopo aggiungiamo la rimanente farina, mescoliamo per pochi secondi e per ultimo andiamo a setacciare 10 g di lievito per dolci e aggiungo anche una bustina di vanillina.
L'importante è andare a frullare per pochissimo tempo, altrimenti si formerà il glutine che farà diventare la nostra torta a vulcano, quindi, cioè la farà sviluppare in altezza a partire dal centro e noi non vogliamo questo effetto. Versiamo tutto il composto nella nostra tortiera, aiutandoci anche con una spatola, e dopo possiamo infornare in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti. Mi raccomando, non aprite mai il forno durante la cottura, altrimenti la torta si abbassa. Dopo la lasciamo raffreddare su una gratella per almeno un'oretta. Quando è fredda la possiamo sformare, sempre con molta delicatezza. La capovolgiamo sul piatto tiriamo via il fondo dello stampo e voilà! La nostra torta è davvero bellissima, semplice da fare, morbida e profumata. Se volete potete cospargerla con dello zucchero a velo. Io preferisco non farlo perché così si vede bene la crosticina delle arance caramellate che secondo me è davvero spettacolare. Andiamo a tagliarla e vediamo come è venuta. Davvero sofficissima e anche alta. Guardate. Voilà! La nostra torta all'arancia. Sono sicura che se la preparerete diventerà una delle vostre torte semplici preferite. Potete accompagnarla anche con della crema pasticcera o della crema all'arancia senza latte, fatta semplicemente con succo d'arancia, amido e zucchero. Guardate la sofficità, indescrivibile. Bene, provate questa ricetta. Fatemi sapere se vi è piaciuta, commentate, lasciate un bel like e condividete la ricetta con i vostri amici. Vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Ciao!